Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo una ricetta etnica, faremo il couscous alla marocchina, una ricetta veramente interessante. È abbastanza semplice, ma ci sono diversi passaggi e tanti ingredienti, per cui seguitemi con attenzione. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione del couscous alla marocchina. Allora, servono un bel po' di ingredienti, come potete vedere qui. Partiamo dal couscous. Per 4 persone, 4 etti, mezzo chilo, tanto poi insomma se avanza è buono anche il giorno dopo. 1 litro di brodo, olio, sale, pepe, uvetta che ho messo a rinvenire un po' nell'acqua, una bustina di zafferano che ho messo a sciogliere in un po' di acqua tiepida, 3 cipolle, 3 zucchine e qualche carota, un petto di pollo e ceci già lessati. Io prendo quelli in barattolo, se avete quelli freschi li volete preparare prima, comunque devono essere già cotti. Allora cominciamo con il soffritto di cipolla, quindi pulirò la cipolla, poi le altre verdure, dopodiché passeremo al pollo. Allora, ho tagliato a pezzi grossi le verdure, perché la caratteristica del couscous alla marocchina è avere le verdure un po' più grandi, le fanno addirittura più grandi di così. Comunque le zucchine che perdono molta acqua le ho fatte un po' più grosse, ovviamente delle carote, e anche il petto di pollo più o meno l'ho fatto della stessa dimensione. Adesso dietro di me le cipolle stanno già soffriggendo, ci ho aggiunto un gocciolino di brodo perché non diventassero troppo scure e quindi tirassero fuori l'amaro. Sposto tutto sui fornelli e niente, ci vediamo tra un secondo. Eccoci ai fornelli. Dunque la cipolla si è stufata piano piano con un po' di brodo. Come si fa a riconoscere quando la cipolla si è stufata? Semplicemente gli si chiede: come va cipolla? E lei dovrebbe rispondere: che palle stare a cuocere, mi sono proprio stufata. Scherzi a parte, quando è diventata quasi trasparente vuol dire che è pronta. In questo caso non è un grosso problema la cottura, perché comunque dovrà cuocere almeno un'altra oretta, quindi diciamo così che può andare bene anche se è un pochino più indietro. A questo punto alzo un attimo la fiamma e ci aggiungo le carote. Metto prima le carote perché sono un po' più tenaci delle zucchine, quindi ci vuole un secondino più di cottura. Salo, ogni volta si aggiunge qualcosa va aggiustato di sale. Ok, è passato un minuto e mezzo, 2, ci aggiungo le zucchine. Sale, lasciamo cuocere 5 minuti il tutto, dopodiché aggiungiamo gli altri ingredienti. Dunque, mentre le verdure stanno cuocendo, pensiamo al couscous. Ho messo mezzo chilo di couscous qui in questa pirofila. Ci metto la stessa quantità d'acqua, quindi in questo caso mezzo litro, acqua calda ma non bollente, e lo ricopro tutto. Ok. A questo punto livello e copro, io con un piatto, insomma se avete qualche altro sistema, così 5 minuti senza toccarlo, dopodiché si aggiunge sale, olio e si sgrana con una forchetta. Comunque lo rivediamo. Ok, le verdure hanno cotto una decina di minuti, a questo punto ci aggiungiamo il pollo. Alzo un attimo, sposto da una parte le verdure e ci butto il pollo. Ho spostato le verdure per evitargli l'effetto lesso, almeno sente un po' il calore, dopodiché lo amalgamiamo, lo mescoliamo con tutto il resto. Fiamma al massimo e lasciamo cuocere. Come sempre il pollo dal rosa diventa bianco. A quel punto amalgamiamo tutto, aspetto un attimo a salarlo, se non tira fuori troppa acqua, quindi quando è tutto bianco lo salo e lo continuo ad amalgamare con il resto
delle verdure. Ok, allora il pollo è tutto, diciamo, di colore quasi completamente uniforme. Ci aggiungo un pizzichino di sale, un pochino di pepe, ok, e adesso possiamo amalgamare il tutto. A questo punto ci vanno aggiunti i ceci, fiamma sempre al massimo, facciamo riprendere il calore. Allora, mentre aspettiamo che ritorni in temperatura la preparazione, passiamo al couscous. Il couscous è stato 5-6 minuti nell'acqua che abbiamo messo prima, l'ha assorbita tutta. Ci metto appena un pizzichino di sale e dell'olio, così. Non lesinate con l'olio perché un po' li ci vuole. A questo punto cosa facciamo? Con una forchetta iniziamo a fare questo lavoro qui, ovviamente lo rastrelliamo, ok? Bisogna arrivare in fondo. Ok, allora ho aggiunto tutti gli ingredienti tranne il brodo e l'uvetta. Vado a farlo adesso. L'uvetta si è reidratata, ho buttato via l'acqua nella quale si è reidratata e la aggiungo alla preparazione. A questo punto ci aggiungiamo il brodo. Allora, appena riprende a bollire si chiude per metà col coperchio messo a mezzo e si lascia cuocere a fuoco basso per almeno una mezz'ora, 40 minuti. Come sempre vi ricordo che qui sotto metto l'elenco degli ingredienti e sotto ancora ci sono sempre i soliti link di Amazon per le varie attrezzature. Se vi fosse piaciuto il video e anche gli altri, mettetemi il like, iscrivetevi, fatemi pubblicità e scrivetemi commenti. Ok, siamo giunti alla fine della preparazione. Alla fine ha cotto quasi un'oretta, deve evaporare un po' il liquido che abbiamo messo. Ovviamente se piace più denso lo fate cuocere un po' di più, se piace un po' più liquido lo fate cuocere un po' di meno. Io adesso ci aggiungo dentro il couscous e vedrete che verrà un impasto molto bello omogeneo. In Marocco lo servono prendendo un grande vassoio e mettono tutto uno strato di couscous e nel mezzo ci rovesciano questa preparazione. Io verso dentro il couscous perché si insaporisce un po' di più, però ecco, se è più bello servito in quella maniera lì. Prendo il couscous. Ok, il couscous come vi facevo vedere prima, una volta sgranato rimane sgranato così, non ha più problema. Adesso lo rovescio dentro. Allora spengo la fiamma e amalgamo il tutto. Ok, siamo giunti all'assaggio. Come vedete è venuto molto ben amalgamato, molto ben omogeneo. Quindi cerchiamo di prendere un po' di tutto. Qui ho l'olio aromatico al prezzemolo, vi metto qui il link alla ricetta che ho fatto qualche settimana fa. Qui sopra ci sta veramente benissimo, quindi ne metto una bella cucchiaiata, diciamo 2, e questa è la preparazione finale. Couscous, vedete le carote sono rimaste abbastanza intere, così anche le zucchine, però essendo praticamente solo acqua si sono molto di più disfatte. C'è un profumo micidiale, lo assaggio, brucia. Una poesia. Questo lino sopra, assaggio anche il pollo, buonissimo. Scusate, indugio un attimo, No, vabbè. Strepitoso. Fatelo abbondante, perché a parte che è buonissimo se ne mangia tanto. Domani è ancora meglio. Non importa metterlo nel frigo, non c'è niente di fresco. Quindi lo lasciate sulla cucina e domani, magari a pranzo, lo riscaldate, ve lo portate in ufficio. Questo è strepitoso. Alla prossima!